Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesci oppure ascendente pesci o luna e Venere in pesci. Allora, questo messaggio ti arriva in questo momento perché in questo momento devi ascoltare ciò che andiamo a vedere, ciò che gli spiriti ti diranno in base alle tue energie nei prossimi giorni a cosa stai vivendo. Ok? Andiamo a vedere. Chiediamo agli spiriti al momento mistico di realizzare questa lettura per te, pesci. Cosa hanno da dire questi oracoli, i prossimi giorni, energie dei prossimi giorni per te? Eccole qui, la fama, viaggi lunghi, conoscenza di paesi lontani, talento nel commercio, sviluppa l'imparzialità e l'umiltà. Stanno arrivando dei grandi riconoscimenti per te. Mi viene in mente i tuoi avi araldi della parola e della fama. Ci sono degli avi che ti stanno accompagnando a essere riconosciuto o riconosciuto per il tuo talento e il tuo valore? Allora mi viene già in mente una potentissima formula magica da farti dire con questi, per agevolare gli araldi della parola e della fama, che la troviamo anche nel drago arcobaleno fiammeggiante, no? Nella nostra famiglia del Sangha, di yoga sciamanico. Allora, quando in questi giorni stai facendo qualcosa che ti piace, che ti dà godimento, può essere anche quando se ammiri un tramonto, se fai una passeggiata nella natura e ti senti wow, no? Oppure quando, se ti vai a fare un massaggio, se ti mangi una buona pietanza e stai godendo per quella cosa, allora devi dire questa formula psichica. Concentratevi in me ed espandetevi in ogni luogo. Cioè, la fama e il riconoscimento ce l'hai mentre stai godendo di quello che fai. E allora gli araldi della parola e della fama ti daranno questo riconoscimento. Cioè già c'è, lo accompagnerai in modo magistrale, ok? Ci sarà una rivelazione in questi giorni, porta attenzione al tuo tormento interiore, dissipa la tristezza, l'angelo ti guida verso la rivelazione della verità, usa la calma, l'intuito, la gioia. Si sta aprendo una grande porta per te, c'è una rivelazione forte, una trasformazione, trasforma la tua vita in un capolavoro divino, aiuto negli studi e evoluzione spirituale. Io sono mesi che ti sto facendo delle letture straordinarie, cioè ed è bellissimo. Qua c'è una trasformazione per realizzare, si apre una porta che ti permette di creare un capolavoro divino. Aiuto negli studi, se state facendo degli studi o degli esami, è un sì a quello su cui state mettendo energia e attenzione. Verrà dissipato il tuo tormento, la tua tristezza. E sono letture straordinarie. Vediamo cosa ci dicono i tarocchi, energie dei prossimi giorni. Pesci. Eccole. Allora, 2 di spade, 4 di bastoni, la torre, ci picchia, fammene mettere ancora. Questa è uscita al contrario, non leggo le carte al contrario. Però il 9 di denari lo lasciamo qua, così al contrario. Sapete che io non leggo le carte al contrario, ma ha una valenza molto importante questo, Wow, la forza. Allora mi stai dicendo che qualcosa nella tua vita sta andando giù, si è distrutto, si sta distruggendo, un'apparente stabilità, anche la tua voglia di buttare giù qualcosa che ormai non ha più senso. Allora, siccome il 9 denari parla della grande realizzazione dell'autosufficienza economica, emotiva, materiale, finanziaria, sta al contrario. Cosa vuol dire questa cosa? Che è come se stai vivendo un momento di crollo su tutti gli aspetti della tua vita o l'hai già vissuto. La forza mi dice che ci sarà un recupero straordinario. Affinché questo 9 di denari sia al dritto, no? Ehm, devono crollare certune certezze, certe stabilità che hai, certi movimenti
che vuoi trattenere, e quindi o stai vivendo un crollo, qualcosa, un crollo della tua vecchia identità, di una stabilità apparente, e questo 9 di denari si può realizzare soltanto grazie a questo crollo. E allora la forza dice che arriverà un recupero straordinario, energie, determinazione, e grazie a, non so se stai facendo il cammino sciamanico con me o altri cammini spirituali, però empirici, radicati, perché per cavalcare questa energia così potente e far aprire il cuore, ti darà dei risultati sorprendenti. Però mi dicono che è crollato o sta crollando qualcosa che credevi stabile, che credevi solido, anche delle situazioni in casa che crollano, un'apparente stabilità, un'apparente stabilità. E ricordiamo che sta avvenendo una trasformazione senza precedenti. Vediamo un po'. Quello che credevi ti desse, e infatti abbiamo la regina di coppe, mi dice che 7 di spade, qua qualcuno ti ha tradito e ti ha ingannato. Allora, regina di coppe, qualcuno ha tradito la tua fiducia, ti ha ingannato, ha tradito la tua sensibilità, ha ingannato la tua fiducia, mi parlano di situazioni di inganno, di indecenza emotiva, una persona che ha minato il tuo equilibrio psicofisico, che ti sei fatta far minare l'equilibrio psicofisico fatto. E fatto sta che tutto sta cambiando, mi dicono, eh? Tutto sta cambiando. E qua abbiamo una stabilità senza precedenti raggiunta. Il 10 denari ha a che fare con un radicamento, una stabilità, economia, famiglia, una stabilità a tutto tondo. Non era la stabilità del 4 di bastoni, ciò che credevi stabile, è qualcosa in arrivo che ti darà una piena stabilità. In seguito a degli inganni avuti anche in famiglia o tra le quattro mura, qualcuno che ti ha mentito, che ha minato la tua stabilità interiore. I 10 denari con questa forza qui è recupero di un radicamento pieno, ma soprattutto ti dico una cosa, questo 10 denari ha a che fare con i tuoi avi araldi della parola e della fama, il riconoscimento del tuo valore, il riconoscimento del tuo valore laddove veramente meriti di stare. Eh sì, cioè sai i miracoli che accadono quando appunto l'otto di coppe mi parla di uno spostamento totale, prendo e vado via, o anche di un viaggio che decidi di fare, e tante volte hai cercato di fare questo cambio, vado via, il 9 di bastoni, lo so che sei stanca o stanco, lo so che ti costa e ti pesa, e qua ti si aprono nuove possibilità, delle nuove possibilità ti si aprono grazie a questo cambio che fai. Il 7 di bastoni mi parla di lotte, di sensazioni di sentirsi bloccati, di angustie, di persone che ti mettono i bastoni tra le ruote, vuoi andare via ma c'è una situazione che ti blocca e poi vai in confusione. Allora qua è uscito il Cavaliere di Denari. Allora per ogni tarologa hanno ehm, i suoi punti fissi, no? Allora per me il Cavaliere di Denari è qualcosa che arriva veramente con grande stabilità, è qualcosa di sicuro, di certo, arriva un po' più lento, ma arriva. Arriva e resta, è una stabilità che resta. Questa è una proposta che ti viene fatta, una proposta di lavoro o una proposta di stabilità, qualcosa che ti promette questa stabilità, anche se ci voleva un po' più di tempo, ma arriva questa stabilità ed è radicata, è una stabilità inerente a quel 9 di denari al contrario, è la tua sufficienza emotiva, la tua autosufficienza emotiva, e che ti permette, regina di denari, di stare finalmente bene con te stessa, con il mondo. C'è una stabilità raggiunta. Quindi, dopo tutte queste peripezie, io qua vedo che c'è una stabilità raggiunta, delle offerte di lavoro anche che arrivano, un'offerta di lavoro che arriva, o se non c'è il lavoro, vedo qua che arriva del denaro, qualcosa che ti supporta, dandoti maggiore stabilità, equilibrio e radicamento. Va bene? Nonostante tu possa essere disilluso o disilluso,
arriva anche qualcosa qui che decidi di fare come un progetto tuo personale, qualcosa di nuovo, che porterà molta stabilità anche a te e in famiglia. Fammi vedere ancora. Vedo quanto hai sofferto con questo 9 di spade, i pensieri limitanti, 8 di spade. Vedo che ti puoi sentire o ti puoi essere sentita bloccata dai tuoi pensieri, frustrazioni, come devo fare, cosa devo fare, come ne esco da questa situazione qua. Il diavolo, la temperanza, tu stai guarendo un pattern energetico pesantissimo, attaccamenti, paure, resistenze. La temperanza mi dice che stai guarendo questo pattern e mi parla anche di pazienza, fiducia negli eventi, perché stai per avere la rivelazione che ti porterà a riconoscimento e una piena trasformazione. Ancora 5 di bastoni, e qua mi parlano di tensioni, di contrasti, di conflitti. Però guarda, col 9 di coppe qua come ultima carta, io vedo che realizzi un appagamento emotivo come mai prima d'ora, e la realizzazione di un desiderio, il 9 di coppe, e il fatto che tu venga riconosciuto o riconosciuto, e questa rivelazione che dopo tanta sofferenza o tanta tristezza, agonia, no? Ecco, questa guarigione avviene con una profonda trasformazione, dandoti un pieno appagamento emotivo. Il 9 di coppe è un desiderio realizzato. Guarda, dopo tutto questo trambusto c'è lei che sta in riva al mare, si gode questa sua serenità raggiunta, questo equilibrio raggiunto, perché soprattutto impari qua a darti ciò che ti nutre senza chiedere il permesso, e impari a nutrire il prossimo nella misura in cui sai nutrire te stessa o te stesso senza mercanteggiare all'esterno per un po' d'amore, no? Quello è il senso. Perché invece qua con il diavolo, 9 di spade, 8 di spade, è come se fossimo manipolati da certe energie, da qualcuno, 7 di spade, però il qualcuno, come vi insegno sempre, non esiste, esiste nella misura in cui dai potere a qualcuno, no? E quindi abbiamo vissuto questa, ci prendiamo un grande riscatto con la vita e su qualcuno, questo è il senso, nei prossimi tempi, va bene? Fammi vedere ancora su questo Cavaliere di Denari, dove va il Cavaliere di Denari? Al Papa verrà fatta un'offerta di lavoro importante e anche una firma. Una firma, se non è il lavoro, è una decisione che prenderai per il tuo benessere, e sarà un benessere a lungo termine. O anche ti verrà offerto aiuto e sostegno da un mentore, da una persona, che condurrà a questo equilibrio. Anche uno specialista, un mentore, un qualcuno, per mettere ordine in questo trambusto emotivo e dandoti quello che gli oracoli hanno già visto, ok? Perché sta succedendo questo? Torre, 9 di spade, 8 di spade, il diavolo. Perché c'è una lezione che ti stai perdendo. Allora, questa cosa è successa tante volte. Il fatto che avevi un po' di timore a uscire da una certa zona comfort, 8 di coppe, 9 di bastoni, tante volte ci sei hai provato, però poi andavi in confusione, no? Perché vedevi magari degli ostacoli davanti a te. Ecco, alla fine verrai premiata o premiato perché c'era una lezione che non stavi vedendo. La lezione era quella dell'autosufficienza emotiva. Autosufficienza emotiva, e quindi anche economica, e quindi anche personale. Mi spiego? Vediamo cos'altro ti dicono queste. Una liberazione totale, qua ci sono le bare, vedi? Cioè, nel senso, una liberazione totale che ti è costata non poco, ma finalmente giunge, mi dicono. E qua c'è un recupero, qua c'è la divinità che soffia su di te, dandoti la chiave, le soluzioni. Un recupero c'è, la divinità che soffia su di te ti dà soluzioni. Scusami. Vediamo cos'altro ti dicono queste. Acqua marina. Acqua marina. Proposito vitale divino. Confida nei segnali e nella tua guida interiore, che ti porteranno a uno stato di piena soddisfazione. E abbiamo il 9 di coppe e il 9 di denari. Quindi confida in quello che ti ho appena detto, nella guida divina, in quello che ti sta succedendo.
Qua ci saranno delle rivelazioni che ti porteranno a uno stato di soddisfazione grandioso. Dopo soffrimento, no? In spagnolo, dopo sofferenza, inganni, sì, che cos'altro? Lapislazzuli, esperienza o epifania che ti cambia la vita. Questo è un momento di cambi benedetti e grandissimi per te. Gli dei ti appoggiano in ogni passo che fai. Sei protetta e protetto. E quindi è come se avessi un po' questa carta dell'Epifania, è un po' come la rivelazione, no? Wow! È un grande shock termico, mi sta venendo, perché è anche fisico. Cioè, è un grande shock in positivo quello che sta arrivando nei prossimi giorni, nelle prossime ore. Va bene? Vediamo cosa hanno da dirti questi altri. Sì, ah, senza debiti. Stai chiudendo dei debiti karmici, li chiudi questi debiti karmici. Non hai bisogno di fare niente per essere più degno. Sei valioso. Sin importar tu, allora, sei una persona che vale, una persona che vale al di là di tutte le circostanze che stanno accadendo intorno a te. Sempre sei stata una persona che vale e sempre lo sarai. Non c'è nessun dibattito. Ah, quindi non era senza debiti karmici. Sì, però i debiti karmici hanno a che fare con quello che hai vissuto e come l'hai vissuto. Hai integrato perfettamente le lezioni spirituali di cui anche il Papa si fa portavoce. Quindi non hai bisogno di nient'altro per essere degno di questa felicità. Magari questa carta fa riferimento anche al fatto che magari non ci sentiamo degni perché abbiamo sensi di colpa ereditati dalla nascita, ereditati dall'umanità, dalla mente razionale. È la mente che si sente in colpa, il mago invece si sente responsabile di ciò che proietta nella vita, no? E soltanto quando ti senti responsabile di ciò che stai proiettando puoi cambiare, perché la vittima, sentendosi schiacciata dagli eventi, non sentendosi responsabile dagli eventi, dalle immagini della sua vita, non potrà mai cambiare niente. Qua mi dicono che tu diventi responsabile di ciò che accade davanti ai tuoi occhi e questo ti permette di sentirti di una potenza come la forza ci richiamava qua, da poterli cambiare. Allora sei un essere straordinario, ti dice questa carta, al di là di tutte le circostanze, lo sei sempre stato e non c'è nessun dibattito, senza dibattito, non devi dibattere il tuo valore, non devi procrastinare o qua c'è le 5 di bastoni, no? Far valere le tue idee con forza. No, no, non c'è nessun dibattito. Tu sei valiente, no? Forte per quello che sei, bella, bello per quello che sei. Allora questa lettura ti conferma questo adempimento che avverrà in te. Potresti vedere delle chiavi o avere, le chiavi ce le abbiamo tutti, ma proprio una chiave sui social, su internet, una chiave che colpirà la tua attenzione e che darà conferma a questa lettura è il numero 22. Va bene? Andiamo a vedere ancora cosa ti dicono questi altri. Concentrato, mi centro in quello che c'è dentro di me. Quando la negatività sorge dentro di me, la trasformo in luce e speranza. 9 di spade, 8 di spade. Tu trasformi il 9 di spade, l'8 di spade, questa negatività che senti, in 9 di coppe. E questo ti darà questa rivelazione, una trasformazione senza precedenti, perché è il tempo del tuo godimento, del tuo capolavoro divino. Ok? Mettiamo un'altra carta dello sciamano. Cosa ti vuole dire lo sciamano? Potresti stare per fare un viaggio. Il viaggio è uno spostamento che amplia la coscienza, quindi questa carta mi dice che è il momento di fare un grande salto. Avrai la forza e il coraggio per farlo e tutto si realizzerà.
Quindi il viaggio mi parla di un viaggio, se avevi dubbi per fare un viaggio, uno spostamento, fallo, non sentirti in colpa, non c'è nessun dubbio su quello che sei, quindi segui il tuo viaggio interiore dove ti porta la tua intuizione perché è lì che devi andare. Potresti fare un viaggio che ti recupererà le energie anche in un luogo mistico per te, magico per te, o uno spostamento in un luogo magico per te. Anche un viaggio, non lo so, anche un viaggio sciamanico potrebbe essere. Se fai il percorso con me, i percorsi sciamanici, tutti i percorsi che facciamo, anche le sequenze fluide yoga sciamanico che mettiamo sul canale, sono dei viaggi, no? E quindi è un invito al viaggio, va bene? Detto questo, ragazzi miei ragazzi, preparatevi a questa grande fama e rivelazione. Io concludo qui e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!